video è in collaborazione con Nvidia Studio e HP Informatica. Si avvicinò a dei caschi di banane. Fammi finire la mia cazzo di storia, ci sto mettendo tutti i miei neuroni. Benvenuti Orsono in questa nuova sfida che Conrad adesso vi confida. Siamo pronti in questa live a fare danni a più non mai. Ma perché sei diventata ebete tutto a un tratto? Conrad adesso vi parla del perché questa sfida non la conduce Carla, bensì noi. Vai Conrad. Non sono brava col freestyle, va bene? Quello che dovete fare oggi è disegnare delle tematiche che verranno prese a caso dalla chat. Più elementi mettete nel disegno che rimano con la stessa parola, più punti avrete. Direi che possiamo cominciare visto che il tempo stringe. Sì, la prima parola ce la scrive Kailat ed è estate. 10 minuti che partiranno fra 3, 2, 1, via. Dio, ma io ho mai disegnato nella mia vita? Perché a vedere questa cosa mi viene il dubbio. Oh no. Siete a meno di un minuto dal termine della manche. Vabbè, io questa qui l'ho persa. Stop guys. Oddio, io non lo voglio manco far vedere sto disegno. 3, 2, 1. Allora, questa è una scena del crimine che avviene d'estate. Ci sono una serie di parole che entrano in ballo. Affogate, annegate, queste due donne. Questo signore che arriva e dice chiamate la NASA. Dice delle cavolate con le mani sudate. I vestiti di queste povere donne che si sono fatte il bagno nude, tutte bagnate. Ma questa qua è la scena di un crimine, dove qui c'è il criminale. Tutte le prove dove sono state insabbiate. Ha ucciso queste ragazze e ha fatto finta che fossero annegate per cause naturali. E questo? Una delle tante nottate al mare. Allora, tocca a me. In questo ambiente estivo ci sono degli ombrelloni con delle fasce colorate, sopra cui sono state posate delle bibite. Il tipo con le ascelle pezzate e le mani gelate. Non avevi pensato alle mani gelate? Certo che l'avevo pensato, gli ho fatto il gelato. Poi Ci sono io. c'è un signore che sta con le gambe bagnate e le braccia tatuate. E basta, non te ne viene in mente nessun'altra perché basta. Io non mi sono minimamente dedicato al disegno, ho solo pensato alle parole. Infatti il disegno lo guardo adesso per la prima volta. Anch'io! Guarda cos'è sta roba! Vabbè, almeno lì ci sono dei soggetti. Qui che cos'è questo? Allora, comincerò con Francesca. Piu 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 piu. Hai ricevuto un po' di punti in meno tu, Riccardo. Penso che il disegno sia meglio quello di Francesca. Mi sono piaciute di più alcune rime. Chiamate la NASA, le cavolate. Era solo divertente, ma era meno a tema. Mentre mi è piaciuto mani gelate, braccia pezzate, braccia tatuate, perché sono tutte cose che effettivamente in spiaggia si possono vedere. E io l'ho pensata proprio in maniera tale da colorire il discorso dell'estate e vederla una cosa completamente diversa. Mi sono immaginato la scena del crimine, non c'entra un cacchio con l'estate. Guardando il disegno mi piace di più quello di Francesca. Questo ti do ragione. Il disegno è molto più bello il Ho suo. detto entrambe le cose, non era solo ma su uno. una hai sbagliato. Sbagliato cosa? Va bene, Riccardo, ti do un miu in meno. guarda, ho sbagliato un bel niente, è il mio voto. Va bene, non ti preoccupare. Il prossimo omicidio non avverrà in spiaggia, ma avverrà tra le mura di questo edificio. Io ho la parola della seconda manche. Vai. La seconda manche ce la propone Re Ghiaccia e ci dice costellazione. Ma prima di farvi cominciare, Lui è Piero e sta montando uno dei nostri video. Vi siete mai chiesti come riusciamo a montarne così tanti senza impazzire? Beh, grazie agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale di Adobe, a Nvidia Studio e alle schede GeForce RTX che velocizzano enormemente i nostri software e flussi di lavoro. Dai, vi faccio vedere come. Possiamo prendere un'intera ripresa e grazie all'editing basato sul testo far trascrivere a Premiere Pro ciò che viene detto nel video. Lui ci segnala già tutte le pause che possiamo tagliare e con un solo tasto possiamo rimuoverle. Dopodiché, se qualche taglio di troppo nella ripresa vogliamo mascherarlo, il taglio morphing farà in modo che sembri un unico discorso senza interruzioni. Possiamo migliorare l'audio grazie alla funzione Enhance Speech e grazie al tasto Applica corrispondenza applichiamo la stessa correzione colore a tutte le clip del video. Se poi vogliamo trasformare un video orizzontale in un video verticale per TikTok, utilizziamo il reframe automatico e Premiere zooma da solo su tutti i punti salienti del video. E tutto questo può essere fatto al massimo delle prestazioni e velocità grazie alle schede video GeForce RTX e ai driver Nvidia Studio. Per trovare le schede video GeForce RTX o il PC migliore per te, puoi visitare qua sotto in descrizione il link che porta al sito di HP Informatica. E ora torniamo alla sfida. Ok. ma prima di farvi cominciare, vi ricordo che ci sono anche gli imprevisti.
Rima baciata. Fino alla fine della live non potrete più dire nessuna parola che rimi con la parola della manche precedente. Ma ti rendi conto di quanto è difficile? Quando accadrà, cosa farai? Ci toglierai dei punti? Esattamente. Quindi tutto ciò che rima con estate, ora non dovete più dirlo. Io non parlo più. Mi spiace, Francesca, avrai un video muto. Sappiate guys che ci sono tipo rime perfette e imperfette, quindi può essere anche da che tipo di definizione date alla parola rima. Debatable. Dici che internet è debatable? Tu credi a tutto ciò che leggi su internet? Beh, se è su tipo tre cani. 3 cani! Cioè, tu ti fidi dei cani? Oh, manco sanno scrivere i cani. Stop. Caput. Come va, Francesca? Questo è meglio di prima, ma non garantisco che sia bello. E tu? Ho scelto delle parole a tema, altre meno a tema. Procediamo. 3, 2, 1. Allora, stasera, sotto alla costellazione, abbiamo una dimostrazione di un scienziato che sta facendo vedere a un bambino con un gran faccione uno spettacolo di aviazione. Sfortunatamente si avvicina una perturbazione. Ma tanto loro sono sotto un cupolone. Cupolone, ti sei un po' allargata, eh? Oh, senti, vai. Io ho deciso di descrivere una certa situazione dove c'è questo omone. Vabbè. Tu hai detto il bambino col faccione, non posso Oh, dire ma io omone. gliel'ho fatto più grande il E io ho fatto il beh, mentone. Quindi c'è questo omone, perché bisogna essere degli omoni per fare le cose nello spazio. Quindi non puoi essere una donna. Beh, sono omone anche loro. Dicevo, c'è questo omone con il mentone che guarda con attenzione in questa direzione mentre fa colazione. Cosa c'è in questa direzione? C'è questa costellazione e osserva questa spedizione che viene fatta verso questa stella e guarda il tutto anche con una certa affezione, perché sopra questo missile c'è il suo cane a cui vuole tanto bene. E quindi cosa fa? Una ripartizione della torta per lasciargli un pezzo per quando ritornerà. Conrad. Per Francesca i punti saranno più. Per Riccardo i punti saranno più. Quindi questa volta ha ricevuto più punti Riccardo. Per quanto riguarda Francesca mi sono piaciute alcune parole tipo aviazione, dimostrazione, che non sono facilissime da inserire. Per quanto riguarda Riccardo mi è piaciuto che le rime abbiano dato anche un ritmo alla storia, oltre al fatto che effettivamente mi piace anche il cane che hai aggiunto, funziona molto bene. Terza manche, la parola di questa manche sarà famiglia. L'imprevisto rimarrà in atto, potete dire parole che rimano con estate, ma non che rimano con costellazione. 3, 2, 1, via. Mancano 2 minuti e 15 secondi. Ho perso. Tempo terminato. 3, 2, 1. Madò, ma che hai fatto? Non riesco a focalizzarmi sul fare anche un disegno bello nel cercare di metterci dentro le parole. Allora, famiglia, no? In una di quelle cene dove nessuno si ripiglia, c'è tanto cibo sulla tovaglia, la nonna non ha pietà neanche per sua figlia. Io guardo la mia stoviglia e purtroppo non mi piace nulla perché vedo solo una poltiglia. In più, nella mia c'è anche una ciglia. Posso dire che è estremamente realistico il fatto che Riccardo abbia trovato una micro cosa nel suo cibo e non voglia più mangiarlo. Io oggi sono andato dal ristorante giapponese. Io ho preso l'acqua, l'ho versata nel bicchiere e a un certo punto ho visto che c'erano le molecole di polvere che galleggiavano. Sono rimasto lì ad aspettare. Dico, boh, saranno bolle? Sono bolle? No, rimangono in superficie, galleggiano. Ok, non bevo. Francesca, intanto Vi dico le mie parole. In questa cena di famiglia, fatta attorno a una tovaglia, c'è un vero parapiglia. Questa rappresaglia tra questi due bambini, di cui uno è una vera canaglia, porta davvero scompiglio in questa casa mentre suona la sveglia e sul tavolo c'è una bottiglia e un soprammobile con una foglia. Poltiglia me l'ero segnato pure io, però mi sono scordata di dirlo. E il capofamiglia Sì, hai ridetto famiglia.
È una parola, capofamiglia. Non fa nulla. E basta. Quindi inizierò da Francesca, più, Riccardo, più. Quindi questa volta un po' di più Francesca. Inizio da Riccardo. Mi è piaciuto la vero somiglianza della storia e della scena, soprattutto il dettaglio del ciglio. Però Francesca ha fatto un disegno secondo me più dettagliato, come si addice anche alla parola e alla tematica, perché se penso ai grossi pranzi in famiglia penso anche alla confusione. Quindi secondo me funziona molto bene il tuo disegno. Ti ringrazio. Siete stati bravi, non avete detto niente che rimasse con costellazione. Ora ricordatevi che non dovete dire niente che rima con famiglia. Quarta manche. E intanto io annuncerò il prossimo imprevisto. Metafora. Dovete fare un disegno che è una complessa metafora che poi spiegherete quando ci fate vedere il disegno. La parola di questa manche sarà serpente. Oh no, solo avverbi. Per pensare che gli avverbi sono il male, devi prima di tutto sapere cosa sono. 3, 2, 1. Via. Vabbè, ho capito, ho perso. Non so che disegno sto facendo, non ho pensato alle parole, non so che cacchio è una metafora. Basta, ho perso. Non ho il cervello in pappa, mancano 4 minuti e non ho fatto niente. E stop. Tu cosa hai fatto, Francesca? Guarda, te lo dico dopo che ho preso un po' di tempo per concretizzare il pensiero. Tu, Rick, Non lo so. abbiamo lo stesso problema, quindi. 3, 2, 1. Sì. A prima occhiata non sembrava un serpente. Cosa ti sembra? Scusa. Solo il dolce paradiso lo sa. Camminò misoshiri. Francesca, inizierai tu. Un giorno un passante sentì un odore fragrante. Si avvicinò a dei caschi di banane. Rime. Fammi finire la mia cazzo di storia, ci sto mettendo tutti i miei neuroni. Fragrante fa rima con serpente? Perché qui stiamo parlando di sillabe. Serpente è come tovaglia prima, no? No, perché to, va, glia, ser, pen, ser. Voglio solo dire una cosa. Hai detto tovaglia. Fregato! Posso andare avanti? Vai avanti. Un giorno un passante sentì un odore fragrante, si avvicinò a queste banane e ne prese una. Lì vicino vi era un serpente, come potete vedere dal suo dente. E volente o nolente, il passante venne azzannato al collo proprio qua. Aveva appena fatto in tempo a mordere la sua banana. Ciò nonostante si ritrovò morente, accasciato al suolo. Questa storia è una grande metafora. Cosa ci insegna? Che nella vita è importante cogliere l'attimo. Quindi qual è la metafora, scusa? La metafora è carpe diem. Non è una metafora. È vero, è della morale. È una metafora, che cos'è? Non è la morale. No. Puoi dire per favore la metafora, così almeno io riesco a capire che cos'è e posso inventarmela sul momento. Allora, Sì, non è che se lo sapevo lo questo facevo, gesto. no? Il serpente corrisponde a tutte le difficoltà che noi possiamo incontrare nel nostro cammino. Se noi aspettiamo troppo tempo a consumare le cose belle della nostra vita, ovvero la banana, potrebbe in ogni momento arrivare un serpente e toglierci anche ciò che abbiamo di più bello. Quindi la frase, proprio la metafora sarebbe: il serpente è un... Imprevisto. Questa è una metafora. Sei come le studentesse che arrivano dalla prof senza aver studiato e cercano in tutti i modi di arrampicarsi sugli specchi, ma a sufficienza, cioè, va bene. Io ho disegnato questo serpente molto fatiscente che morsica un braccio. Il braccio è della gente per caso? Non è della gente. Non è di una gente. No. Poteva Quindi essere. Posso. No, io non ti ho interrotto mentre dicevi le tue Io storie. può aiutare. Posso dire le mie, per favore? Il serpente vuole rappresentare l'amore, un sentimento avvolgente come il serpente, stordente in alcuni casi, ma anche tagliente per la persona che lo prova. Però, proprio come il serpente, è anche pungente. E quindi questo I love you, che spesso noi diciamo quasi con disinvoltura, in realtà è velenoso. Il serpente rappresenta l'amore tossico. La metafora funziona meglio di quella di Francesca, devo dire. Grazie, lui ha avuto un esempio di cos'è una metafora prima di me. Allora, per quanto riguarda Francesca, ti darò un più. Ehi. E per la metafora un
più. Per quanto riguarda Rick, i suoi punti saranno 1 più. Con la metafora scatta più, ma per la rima sbagliata che ha detto, mio. Ho preso più punti di Rick. Ma lui ha fatto la metafora fatta La bene. metafora è molto bella, ma è l'imprevisto. Il resto della manche a me è piaciuto molto il tuo disegno e il fatto che hai provato in molti modi anche di non inserire solo avverbi. Di Riccardo mi è piaciuta molto l'I love you, che funziona molto bene con la metafora. Ha usato anche tanti avverbi. Mentre tu alcune parole non sono propriamente delle rime, ma mi sono piaciute. Abbiamo capito che l'imprevisto non può ribaltare le sorti. Non è che grazie all'imprevisto può essere successo qualcosa di positivo per me. Hai Perché è ricevuto pur il sempre un doppio dei imprevisto. punti di Francesca per l'imprevisto. Ho dato 15 punti a te per la metafora. 15 punti su? 100. Grazie mille. Allora, mi sento molto criticato nel mio giudizio. Mani bucate, Riccardo. Conrad, Vuoi proprio. perdere qualche altro punto? Oh, salve! Mi sono dimenticata di aggiungere una cosa. Gli strumenti che sfruttiamo quotidianamente per lavorare non si limitano a quelli che vi ho fatto vedere poco fa, ma vanno bene anche per le foto. Ad esempio, l'anteprima di questo video è stata realizzata grazie ai tool che sfruttano l'intelligenza artificiale su Photoshop e grazie alle schede GeForce RTX riusciamo a lavorare ancora più velocemente. Venite con me. Prima di tutto non importa quanto sia complesso lo sfondo, selezioniamo automaticamente il soggetto e rifiniamo i bordi con selezione rapida, seleziona e maschera. Grazie allo strumento Rimuovi puliamo l'immagine da tutti i dettagli che potrebbero distrarre e col riempimento generativo aggiungiamo uno sfondo adatto. Infine, se troviamo su internet un font che ci piace, possiamo inserirlo nella nostra anteprima trovando lo stesso font o uno molto simile grazie alla funzione Trova font simile. E voilà! Tanti anni fa ci avremmo messo una vita a fare un'anteprima del genere e oggi, grazie alle schede video GeForce RTX, ai driver Nvidia Studio e ai tool AI di Adobe, si fa davvero velocemente. Quinta e ultima manche, ma ci vorrà un ultimo imprevisto. La madre della poesia. Adesso arriverà una persona speciale. Ma che cosa? Ecco a voi la madre della poesia. Anna sceglierà la parola che Rick e Fra dovranno decidere. Inoltre sarà la persona che dovrà votarvi per questa manche, quindi potrebbe lei stessa ribaltare le sorti di questa battaglia. Sono proprio io, Alessandro Borghese. Scegli una parola a tua scelta. Cammello mi piaceva. La madre ha deciso, cammello. Ricordatevi che non potete utilizzare parole che rimano con serpente. 3, 2, 1, via. Come ti trovi a vivere in questi giorni d'oggi come la madre della poesia? La madre della poesia ha trovato tantissimi nuovi termini da utilizzare, tipo pog, swag, Slay. YOLO e slay, esatto. Secondo me c'è soltanto da arricchirsi. Posso dire che è la prima volta che disegno un cammello. Dovete ringraziare la madre della poesia per questa splendida parola. In questo momento più che madre della poesia mi sento l'umarell della poesia, perché sto osservando i cantieri di questo disastro. Come è fatto un cammello? Che altrimenti qua perdo punti perché in realtà è un dromedario, già lo so. Quante coppie Allora, ha? meno di 10. Non siete autorizzati a suggerire. Deciderà la madre della poesia cosa dire e cosa non dire. Deciderà Google perché non mi ricordo manco io. Ma raga, 2! La madre della poesia, non della botanica. A parte che la botanica... Sto video è una cacca. Non ci sono disegni. Forse il vero video è quello che abbiamo visto lungo la strada. Spiegheranno loro che cosa stanno disegnando perché anch'io sono un po' confuso. E anche Francesca dalla sua espressione. Dante, che cosa ne pensi del corsivo? Io tornassi indietro, scriverei la Divina Commedia, tutto così. Sarebbe un infernio leggerla però. Stop, il tempo è terminato. 3, 2, 1. Io ho disegnato un girone dell'inferno che non è stato detto dentro al... Cacchio. L'hai contestualizzato con Dante. Quindi ci si arriva a bordo di un cammello dove c'è questo cancello che si apre con un pomello, in mezzo al fuoco, eccetera. Ci sono queste donne, questo bordello di donne che vanno in giro tutte focose. E in più ci sono questa serie di uomini sdraiati per terra, inerti, che sono lì in attesa che il martello celestiale faccia un brandello di quella cosa che hanno in mezzo alle gambe e che fa rima con ello. Ma se il cammello ha le fiamme sulla schiena, come Sindacuil, come ci fai a salire in bordo al cammello? Preso poco dopo.
E poi qui giù c'è un fuocherello. Della mia storia narra un menestrello che di fronte al castello di Alberobello vi era un rastrello. Ma non solo, a scatenare un gran bordello c'era un bel cammello che conduceva un bel carrello nello stradone di Alberobello. Che bordello fa sto cammello? Il bordello è che la gente vedi è tutta oddio, un cammello col cammello! Almeno io male, ma l'ho disegnato male. So, però- un bordello vero. Però il bordello è una metafora, perché quando c'è una gran confusione si parla del bordello. Ma non è veramente un bordello, è soltanto una gran confusione. Il tuo problema adesso, Dante Alighieri, sarà votare da 0 a 100 queste splendide creazioni. Partendo dal presupposto che entrambi avete fatto un ottimo lavoro e ci sono state delle rime molto buffe. Soprattutto Alberobello è stato molto apprezzato, ma devo effettivamente ammettere che la rappresentazione del bordello mi piace assai. Quindi direi 50 per Francesca Più, 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 più. e invece 69 per Riccardo. Beh, io direi che possiamo andare ai risultati. Siete pronti? 3, 2, 1. Ha vinto Francesca. Voglio ascendere al paradiso, Danta. Francesca. Ma questa era già rotta, vero? E niente, io ho perso e quindi andrò all'inferno. Ma ci vado col cuor sereno. Vai, fai la tua magia. Sono pronto. Ricordatevi di cliccare sulla campanello. E non dimenticate che per trovare le componenti migliori per i vostri PC, qua sotto in descrizione c'è il link di AK Informatica.